circa 4-6 euro per un singolo grammo, circa 10-15 volte meno dell'oro puro, più di molti materiali utilizzati nell'ingegneria aerospaziale. In questo esatto momento, nei mercati internazionali o nelle cucine ad altissima sicurezza, un frammento di materia grumosa viene pesato su bilance di precisione microscopica, come se fosse polvere lunare. Eppure non viene dallo spazio profondo, viene dal buio umido, sporco e caotico del sottosuolo di un bosco comune. È il tartufo bianco, ma definirlo un semplice fungo è come definire un supercomputer una semplice calcolatrice. C'è un mistero biologico sepolto qui sotto, un segreto che la scienza ha iniziato a svelare. Dal 2021 è stata confermata la possibilità di coltivare il tartufo bianco in piantagioni controllate. Fermati un attimo e pensa a come funziona la natura. L'obiettivo primario di ogni essere vivente è riprodursi, espandersi. Per un fungo normale, la strategia è semplice. Cresce verso l'alto, buca il terreno, apre il suo cappello e affida milioni di spore al vento. È un sistema perfetto, efficiente, inarrestabile. Ma milioni di anni fa, l'antenato del tartufo ha preso una strada diversa. Ha deciso di non uscire mai più. Si è inabissato. Ha rinunciato al vento, alla pioggia, alla mobilità. Si è chiuso in una prigione di terra compatta, sigillando le sue spore all'interno di una corazza carnosa. A livello biologico, questo non ha alcun senso. Come puoi diffondere la tua genetica se sei sepolto sotto 30 centimetri di argilla e radici? È come costruire una radio per trasmettere un messaggio e poi seppellirla sotto il cemento armato. Ma c'è un trucco letale. Sotto la superficie, il mondo è un campo di battaglia silenzioso e spietato. Un solo grammo di questa terra contiene fino a 10 miliardi di microrganismi, batteri, nematodi, muffe, tutti affamati, tutti in competizione per risorse microscopiche. In questo inferno sovraffollato, il tartufo è cieco e immobile. Non ha foglie per catturare l'energia del sole. Non ha clorofilla. Da solo morirebbe di fame in pochi giorni. Non può produrre il proprio cibo, quindi deve rubarlo, o meglio, deve estorcerlo. Per sopravvivere nel buio assoluto, il tartufo deve trovare un alleato infinitamente più grande e potente di lui. Deve agganciarsi all'unico organismo capace di toccare il cielo e portare l'energia delle stelle fin giù nelle tenebre. L'albero. Ma non pensare a una pacifica convivenza. Quella che sta per iniziare è una negoziazione brutale. Quando le ife incontrano la radice, formano un mantello esterno e penetrano tra le cellule della corteccia senza romperle, reticolo di Hartig. L'albero non è isolato, ma solo le estremità radicali, con qualsiasi goccia d'acqua, qualsiasi minerale che l'albero voglia assorbire, deve passare prima attraverso il corpo del tartufo. È un vero e proprio posto di blocco biologico. Il fungo ha preso in ostaggio l'apparato digerente dell'albero gigante e ora può dettare le sue condizioni. Ma c'è un problema enorme. Come fa una rete di filamenti, spessa 1/1000 di millimetro, a non farsi annientare dal sistema immunitario di una quercia centenaria? Lo scoprirai tra poco. Spostiamoci 30 metri più in alto, sulle foglie della quercia. Qui i fotoni viaggiati per 8 minuti dal sole colpiscono i cloroplasti. In una frazione di secondo, l'energia stellare viene intrappolata, combinata con anidride carbonica e trasformata in zuccheri puri. Glucosio. È l'oro liquido della biologia, l'energia condensata che fa muovere il mondo. L'albero pompa questo sciroppo vitale giù per il tronco, attraverso canali vascolari, fino alle radici più profonde. Ne ha bisogno per crescere. Ma arrivato alla punta della radice, lo zucchero trova la barriera del tartufo. Il fungo è lì che aspetta. Ha fame.
non può produrre un solo grammo di quello zucchero da solo. E inizia il prelievo. Il tartufo drena solitamente tra il 10% e il 20% del carbonio fissato dalla pianta attraverso la fotosintesi. Una tassa esorbitante. Perché l'albero glielo permette? L'albero accetta questa estorsione perché il tartufo offre qualcosa che la pianta non può ottenere da sola. Il fosforo e l'azoto. Questi minerali sono intrappolati nelle rocce del sottosuolo, legati in strutture cristalline indistruttibili per le radici di una pianta. Ma il tartufo non è una pianta, è un chimico armato. Le sue ife microscopiche secernono acidi organici potentissimi, corrodono la pietra, rompono i legami molecolari dei minerali primordiali, estraendo il fosforo puro e incanalandolo verso l'albero. È un'operazione mineraria su scala nanometrica. Il tartufo scambia il fosforo estratto dalla pietra con lo zucchero creato dal sole. Senza il tartufo, l'albero gigante deperirebbe. Senza l'albero, il micelio del tartufo smetterebbe di crescere e col tempo deperirebbe, ma può sopravvivere nel suolo per settimane o mesi grazie alle riserve accumulate. Sono due specie diverse, ma sono diventate un unico, mostruoso motore biologico. Anni. Passano anni in cui questo scambio silenzioso continua ininterrotto. Il tartufo accumula energia, accumula zuccheri, carboidrati, forniti dalla quercia, che il fungo utilizza poi per sintetizzare autonomamente i propri grassi e proteine. E poi, quando le condizioni climatiche sono perfettamente allineate, quando la temperatura scende e l'umidità del suolo raggiunge una percentuale esatta e non negoziabile, il fungo decide che è il momento. Inizia a costruire la sua cassaforte. I filamenti si intrecciano, si fondono, creando una massa carnosa sempre più grande. È il corpo fruttifero, il tartufo vero e proprio che arriverà sui nostri tavoli. All'interno di questa sfera densa, milioni di spore iniziano a maturare. Il codice genetico è pronto per essere diffuso. Ma ricorda la follia iniziale. Siamo a 20 centimetri sottoterra. Non c'è vento, non c'è luce. Come diavolo fa a uscire da lì? La cassaforte è piena. Le spore sono mature. Se il tartufo marcisce nel terreno, la dispersione delle spore è meno efficiente, ma può comunque avvenire tramite microfauna del suolo, insetti, vermi o lisciviazione idrica. Questo è il vicolo cieco dell'evoluzione. Per diffondersi, le spore devono viaggiare. Devono essere trasportate lontano, verso le radici di un altro albero non infetto. Ma il tartufo non ha gambe, non ha ali. Deve convincere qualcun altro a fare il lavoro sporco. Deve usare un corriere. E quale modo migliore di usare un corriere se non farsi divorare vivo? Il tartufo ha sviluppato un sistema per farsi trovare e mangiare dagli animali del bosco. Ma c'è un dettaglio che cambia tutto. Come chiami un animale che cammina sopra di te se non hai una voce? La risposta alla prigione di terra è l'urlo chimico. Nel buio assoluto, le cellule del tartufo attivano enzimi specifici. Iniziano a smontare gli amminoacidi, in particolare la metionina, e a ricombinarli. Creano molecole leggerissime, chiamate composti organici volatili, o AOC. Il bismetiltiometano è la molecola chiave del tartufo bianco, Tuber magnatum, mentre l'androstenolo è tipico del tartufo nero, Tuber melanosporum. È una molecola piccola, agile, capace di infilarsi tra i granelli di terra, di sfuggire all'umidità e di risalire verso la superficie. È questo il famoso profumo del tartufo. Non è un aroma creato per il nostro piacere culinario. È un segnale di SOS disperato. È il fungo che urla: sono qui sotto, sono pronto, venite a mangiarmi. Ma l'ingegneria chimica di questo urlo va molto, molto oltre un semplice odore. È una vera e propria arma di manipolazione mentale.
Il tartufo non emette un odore casuale. Nel corso di milioni di anni ha calibrato la sua formula chimica per colpire un bersaglio preciso, i recettori olfattivi dei mammiferi. Cinghiali, tassi, scoiattoli e sì, cani e maiali. Il gas attraversa il terreno, esce all'aria aperta e viene catturato dal naso di un animale. Ed ecco il colpo di genio. Tra le decine di molecole prodotte, il tartufo sintetizza sostanze che imitano quasi alla perfezione gli ormoni steroidei riproduttivi dei mammiferi maschi, come l'androstenolo. Quando una femmina di cinghiale annusa l'aria, non sente odore di cibo, sente l'odore di un compagno. Il suo cervello primitivo viene hackerato. L'istinto la costringe a scavare freneticamente proprio in quel punto esatto. Il tartufo ha trasformato il mammifero in un escavatore biologico telecomandato. L'animale scava, trova il tartufo e lo divora. Sembra la fine, ma è esattamente l'inizio del piano. Le spore del tartufo sono progettate con una corazza microscopica incredibilmente resistente. Sopravvivono all'acido cloridrico dello stomaco del cinghiale. Sopravvivono agli enzimi digestivi dell'intestino. Attraversano l'intero tratto digerente dell'animale completamente intatte. Nel frattempo, l'animale si sposta. Cammina per chilometri attraverso la foresta, allontanandosi dall'albero madre. Ore dopo, l'animale defeca e insieme agli scarti deposita le spore del tartufo in un nuovo territorio. Ma c'è di più. Le spore non vengono semplicemente abbandonate a terra. Vengono depositate all'interno di un pacchetto di fertilizzante naturale, caldo e ricco di nutrienti, prontissime a scendere nel terreno, trovare una nuova radice e ricominciare l'estorsione. Un ciclo perfetto. Un meccanismo ad orologeria biologica che ha funzionato per ere geologiche. E qui entriamo in gioco noi esseri umani. Scopriamo questo fungo. Sentiamo il suo aroma complesso, terroso, inebriante. Lo portiamo sulle tavole dei re e degli imperatori. Il prezzo sale a livelli astronomici. E come facciamo sempre con la natura, pensiamo: perché andarlo a cercare nei boschi con i cani, nel fango e nel freddo? Dobbiamo industrializzarlo. Dobbiamo coltivarlo. Prendiamo gli alberi, li infettiamo in laboratorio con le spore del tartufo e piantiamo foreste ordinate e perfette. Aspettiamo 5 anni, 10 anni, 20 anni. Scaviamo e non troviamo assolutamente nulla. Il tartufo bianco, il tuber magnatum, il re indiscusso, si rifiuta categoricamente di crescere sotto il nostro controllo. Ma perché? Cos'è che non riusciamo a replicare? Il fallimento umano è totale e il motivo è che abbiamo guardato il problema con arroganza. Abbiamo pensato che la formula fosse un albero più una spora uguale un tartufo. Un'equazione semplice. Ma la biologia del sottosuolo non è una fabbrica, è un ecosistema caotico. Recenti studi sul DNA del suolo hanno rivelato una verità sconvolgente. Il tartufo bianco non lavora da solo con l'albero. Per innescare la formazione del corpo fruttifero ha bisogno dell'interazione di specifiche comunità batteriche. Un microbioma sotterraneo complesso, formato da migliaia di specie diverse di batteri che vivono sulla superficie del fungo stesso. Alcuni di questi batteri producono i gas che danno l'aroma. Altri sciolgono le barriere chimiche. Se manca anche solo un ceppo batterico in questa metropoli microscopica, il tartufo semplicemente blocca la riproduzione. E noi non sappiamo ancora quali siano tutti questi batteri. Non è solo questione di batteri, è il caos delle variabili. Il tartufo bianco richiede un terreno con una porosità millimetrica esatta per permettere all'ossigeno di scendere e ai gas di salire. Richiede piogge estive abbondanti ma non stagnanti. Richiede un pH del suolo alcalino
ricco di carbonato di calcio e soprattutto richiede decenni di maturazione del bosco. Non puoi forzare un ecosistema antico in una serra sterile di 5 anni. È umiliante per la nostra specie. Possiamo deviare il corso dei fiumi, possiamo manipolare il codice genetico dei virus, ma non possiamo costringere un agglomerato di ife fungine a formare un tartufo bianco. Il tartufo ci ricorda che non siamo i padroni della natura. Siamo solo spettatori di reti di intelligenza biologica che operano su scale temporali e fisiche che sfuggono alla nostra ingegneria. Ogni volta che cammini in un bosco, sotto la suola delle tue scarpe, miliardi di chilometri di filamenti invisibili stanno scambiando energia, informazioni e minerali. Stanno calcolando, negoziando e sopravvivendo in un'oscurità che dura da prima che i continenti si separassero. E tu sei solo un passante momentaneo sulla superficie di questo oceano silenzioso. Noi pensiamo di coltivare la terra, ma è la terra che ci permette di esistere. Io sono Renderium. E questo era il segreto sotterraneo che non potremo mai comprare.